Made in Abyss è un seinen dark fantasy attualmente in corso, realizzato dal mangaka Akihito Tsukushi, che inizialmente ha debuttato online nel 2012 su Manga Life Win della casa editrice Takeshobu. In seguito poi raccolto in 11 volumi tankobon in Italia editi da J-Pop. Nel 2016 lo studio di animazione Kinema Citrus annuncia una prima stagione anime andata in onda tra il 7 luglio e il 29 settembre dell'anno successivo. Seguono poi altri film e una seconda stagione uscita lo scorso anno che adatta sino al capitolo 60 del 10° volume, che trovate tranquillamente in streaming su Prime Video. Una grande città chiamata Ort si erge maestosa sull'orlo di un'enorme voragine che gli abitanti chiamano abisso. Nessuno ha idea di quanto profondo esso sia. Sappiamo solo che oltre ad avere al suo interno un proprio ecosistema con creature mai viste prima, nelle sue viscere giacciono i resti di un'antica civiltà avanzata. Benché numerosi esploratori abbiano tentato nell'impresa di discendervi con l'intento di capirne la natura o di appropriarsi delle preziose reliquie, solo un esiguo numero è riuscito a tornare in superficie e costoro sono chiamati fischietti bianchi. Esiste infatti una sorta di classificazione per tutti questi esploratori che va in base alla loro abilità ma soprattutto ai risultati ottenuti. I novizi sono campane, coloro che ancora non si sono affacciati all'abisso ma che studiano per poter diventare un giorno esploratori a loro volta. Gli apprendisti sono fischietti rossi, ossia quelli che sono riusciti a discendere al primo strato dell'abisso, quello tecnicamente più accessibile, ed è un titolo che solitamente hanno i bambini in età prepuberale, che sin dall'infanzia, quando appunto sono ancora campane, vengono istruiti ed addestrati. Ci sono poi gli adepti, i cosiddetti fischietti blu. Sono gli esploratori del secondo livello, o forse è il caso di chiamarli gironi, che hanno indubbiamente capacità fisiche migliori dei precedenti in quanto in grado di respingere le creature bestiali della foresta che troviamo in questo strato. Vengono poi i fischietti lunari, che non solo hanno avuto modo di scendere più a fondo, ma hanno anche una vasta conoscenza di quel territorio, difatti sono coloro che poi diventano gli insegnanti dei novizi. I più esperti sono i fischietti neri, coloro che possono giungere al quarto strato o secondo alcune voci persino al quinto, ossia il punto in cui l'abisso diventa più pericoloso. Non che prima fosse una passeggiata, ma qui infatti la sua maledizione si aggrava, ci torniamo dopo. Gli esploratori di questo livello, in alcuni casi per via della loro preparazione, possono anche essere assunti come subordinati dei successivi. E chi sono i successivi? Ovviamente i fischietti bianchi. Sono gli esploratori che tecnicamente non sono limitati nell'esplorazione delle profondità, nonostante solitamente si fermano al quinto strato, in quanto il sesto è considerato da tutti umanamente inaccessibile. I fischietti bianchi sono considerati delle leggende e acclamati come veri e propri eroi. Come avete potuto capire, quest'abisso diviso in vari livelli ricorda un inferno di dantesca memoria. Infatti non è sicuramente un caso né che l'abisso venga chiamato l'oltretomba, né che ogni strato abbia nomi che un po' ricordano quello dei gironi. Il mio primo approccio con quest'opera è avvenuto con l'anime e devo confessare che inizialmente fui tradito dall'ambientazione fiabesca e i personaggi infantili, quei colori vivaci ma allo stesso tempo poco saturi, l'atmosfera fanciullesca con quei tratti morbidi. Venne immediatamente tutto stroncato in un salendo di scene veramente drammatiche, a tratti oso dire addirittura disturbanti, di pari passo con la discesa nell'abisso da parte dei protagonisti. Una fossa ricolma di pericoli e di creature che miscelano una sublime e indubbia bellezza intrinseca nel loro aspetto ad un pericolo quasi demoniaco, come la natura, bella e maestosa ma anche pericolosamente spietata. E discendere nelle sue viscere è un biglietto di sola andata. C'è un fenomeno chiamato appunto la maledizione dell'abisso, che si manifesta quando l'esploratore tenta di risalire, con sintomi che vanno ad aggravarsi a seconda da quale profondità si cerca di emergere. Inizialmente si manifestano come vertigine o nausea, ma poco per volta possono portare alla perdita dei sensi o anche alla morte. Addirittura chi tenta di risalire dal sesto strato
ammesso che sopravviva, arriva a perdere la propria umanità. Una forza misteriosa che ti obbliga a rimanere nell'abisso, a diventare parte di esso. È esattamente il caso di dire che se guardi Made in Abyss, anche Made in Abyss guarderà te. Battute scontate sull'abisso a parte, Made in Abyss è l'esemplificazione assoluta del viaggio dell'eroe. Un viaggio che dallo status quo è normalità, che si trova sopra, nel conscio, deve scendere sotto, fuori dal confine, nel subconscio, nell'esplorazione. Noi conosciamo meglio la superficie lunare attualmente degli abissi terrestri e l'abisso non è un nome a caso dunque, è l'ultima frontiera per la scoperta umana. La discesa è a senso unico, chi scende non può risalire, allo stesso modo senza subire conseguenze sempre più gravi, fino alla perdita della propria umanità, fino a morire. Scendere nell'abisso equivale a seppellirsi, e infatti l'abisso è palesemente un nuovo inferno dantesco, con i suoi gironi e le sue creature, e la sua rappresentazione emotiva. La discesa verso il subconscio e verso la morte è una discesa verso l'intimità umana. L'abisso è l'apertura vaginale, e non è un caso che la pubertà del protagonista inizia man mano che scende verso l'abisso. E non è un caso che la protagonista è nata nelle profondità dell'abisso e poi gradualmente è risalita fino ad uscire, ossia nascere, e ora lei deve ritornare a cercare la madre, a cercare l'antro materno. Ma basta con le metafore sessuali, almeno per ora. In Made in Abyss il tema è quello dell'umanità. Cosa significa essere umano? Cosa significa perdere la propria umanità? Qual è il confine tra un animale e un uomo? Lo sfruttamento della natura diventa sempre più difficile scendendo nell'abisso, perché l'abisso è un luogo dove l'uomo non è benvenuto e dove la vita però si è adattata. L'uomo per scendere negli abissi deve diventare egli stesso in parte bestia, deve spogliarsi delle sue abitudini. Non si torna dall'abisso perché se si prova a risalire si muore. È un viaggio di sola andata. È come nell'Ade dei miti greci. Guardarsi indietro significa rimanere intrappolato. Il tema finale dell'abisso è quello della morte. È quello che c'è al fondo dell'abisso. Chiunque ha vissuto ha perso qualcosa nell'abisso, ha perso qualcosa nella caducità del mondo, nella morte. E lo scopo è accettare la morte e non inseguire i fantasmi. Andare oltre. Continuare la marcia. L'unico che non ha fantasmi è letteralmente privo di memoria, infatti, a rinforzare tale morale. Nel corso della storia, i nostri protagonisti continueranno la discesa in questo inferno dantesco, che è una discesa che parla molto più dell'uomo che dell'inferno stesso, alla fine, come la Divina Commedia parlava molto più della società dell'epoca rispetto alle credenze effettive dell'aldilà dell'epoca, che erano molto limitate. Alla fine, Made in Abyss dunque è un viaggio nella psiche dei protagonisti, è un romanzo di formazione, è la crescita, l'adolescenza, che può essere letteralmente un inferno, può essere un'immersione in questo grande viaggio che è terrificante, però al tempo stesso è bellissimo. L'abisso è un luogo pericolosissimo, eppure ci sono delle forme di vita mai viste prima che suscitano meraviglia ed infine kantiano senso di sublime, quella incredibile sensazione che si prova quando l'uomo viene ricordato di quanto è minuscolo, eppure al tempo stesso di quanto è grande. Di fronte a capolavori mastodontici della natura, l'uomo si sente minuscolo eppure è capace di comprenderli, mentre il sasso più grande del cosmo non è capace di pensare. E questo dunque è il senso di Made in Abyss. Questa serie c'è la tematiche seriose e cupe, ma molto spesso le situazioni le viviamo attraverso gli occhi dei bambini e questo apparentemente sembra ammorbidirne i toni, quando invece a conti fatti siamo noi ad assistere alla maggior parte dello spettacolo da una prospettiva di innocenza. Anche quando le situazioni si fanno veramente serie, mi viene in mente quando Nanachi deve compiere una vera e propria eutanasia sulla povera Mitty, che è veramente un episodio capace di spezzarti a metà. Eppure, ancora una volta, l'alto contrasto che si ha tra ciò che avviene e lo scenario circostante crea in noi un senso di smarrimento. Ovviamente questa cosa rende molto di più nell'anime e anzi penso che proprio questo sia uno dei suoi punti forti. È sbagliato, secondo me, e parimenti riduttivo, credere che quest'opera abbia la classica visione orizzontale buoni contro cattivi, ossia Rico e Reg, che sono i protagonisti della storia con cui empatizziamo sin dai primissimi episodi, e tutti i nemici che sono i personaggi con cui si scontrano, anche quelli che potremmo reputare privi di morale.
Ma partiamo da ciò che dovrebbe essere più lapalissiano, ossia le creature che cercano di divorarli a più riprese. Non dovremmo considerarli cattivi, dato che quelli rispondono alla natura, attaccano ciò che reputano potenzialmente prede o invasori, ma tralasciando questi esseri, se pensiamo a coloro che troviamo nei territori di quest'abisso, che sia lo scienziato, la maestra che rivela a Rico la verità sulla sua nascita, entrambi personaggi che meriterebbero una disamina a parte da un punto di vista psicologico, possiamo definirli esclusivamente negativi? No, ma nemmeno il contrario. Ognuno di loro, chi più chi meno, è sfumato a modo suo. Ognuno di loro segue sicuramente le proprie visioni e ha il proprio modo di agire, ma sostanzialmente tutti, e dico tutti, anche gli abitanti del villaggio dei residui, rispondono ad un unico principio. Ogni azione la si compie in funzione dell'abisso stesso. Da quello che impersonifica la mente scientifica estremista, priva di ogni morale, disposta a sacrificare il bambino o addirittura la sua stessa natura, pur di vivere abbastanza a lungo per studiare quell'abisso, a quella che invece crede che imparare a conoscere il dolore sia necessario ai propri studenti per restare in vita in quel posto. Tutti, insomma, fanno di tutto per restare vivi e ognuno dà uno scopo alla propria esistenza, anche se sostanzialmente essa è proiettata al conoscere sempre di più quell'ignoto. In conclusione, Made in Abyss è un'opera che consiglio veramente a tutti, qualcosa di formativo che ci mette davanti a diverse tematiche e interrogativi davvero profondi che meriterebbero sicuramente diverse analisi per essere approfondite pienamente. Questo video, a dirla tutta, è più una grossa panoramica, per restare in tema potremmo definirlo l'orlo dell'abisso, e in futuro chissà, se volete potremmo ritornarci sopra con disamine più mirate così da scendere sempre più nelle sue profondità. Bene, io ringrazio e saluto l'amico Morte Bianca per aver partecipato a questo video. Ricordo a tutti voi che in descrizione trovate i vari social su cui potete seguirci, incluso il nostro negozio di magliette ufficiali dove acquistando un prodotto, anche senza pagarlo tutto in una volta grazie all'opzione Klarna, ci date una grossa mano a portare avanti il nostro lavoro su questa piattaforma. Se volete poi esiste anche l'opzione abbonamento, che da oggi vi dà anche l'accesso al gruppo Telegram riservato, in cui potete dialogare direttamente con noi, partecipare alle chat vocali e tante altre cose belle. Bene amici miei, a me non resta che darvi appuntamento come sempre al prossimo episodio e augurarvi buona vita a tutti.